Eccoci qua amici, benvenuti a tutti, siamo... tagliare, non siamo in diretta. Ciao a tutti amici, qui Michele Schirru, sono con un ospite, ciao Davide! Ciao Michele, grazie per l'invito, ciao a tutti. Allora, il tema di oggi lo sapete, l'ospite di oggi ve lo presento, è Davide Vazzola, osteopata tennista. Lui ci tiene a dire che non è un tennista professionista, ma è un agonista dilettante come noi. Dici un po', Davide, dove giochi, come giochi? Raccontaci un po' di te. Sei sicuro che vuoi sapere come gioco? Vabbè, un minimo, dai. No, dai. Allora, sono un tennista amatore da sempre, sono appassionato di tennis dai tempi di Agassi, che è stato il primo che mi ha fatto innamorare di questo sport. Poi negli anni professionalmente sono diventato osteopata e ho iniziato a studiare tutta la biomeccanica dei colpi, perché quando ero ragazzino un ortopedico disse ai miei genitori che non potevo giocare a tennis perché il tennis non andava bene come sport. Quindi questa cosa mi era rimasta lì e poi sono riuscito ad unire la professione con la passione, quindi eccomi qua. Senti, oggi abbiamo a disposizione un po' di minuti per approfondire un tema che sicuramente è importante e purtroppo troppo spesso viene un po' lasciato in secondo piano, nel senso che siamo tutti abituati a trovarci alle 16 al campo per fare la partitella con l'amico di turno. Siccome siamo arrivati in ritardo, in preda al casino di casa, lavoro, corri, eccetera eccetera, mancano 2 minuti a entrare in campo, sei lì dentro che pronti, racchetta in mano, si inizia a palleggiare subito a metà campo, addirittura i più coraggiosi. Bravo. Già da fondo campo, no? Stavo dicendo io, esatto. Parliamo quindi del riscaldamento e dell'importanza che ricopre nel momento in cui vogliamo fare attività sportiva, non solo a livello agonistico, semiprofessionistico in certi casi, ma anche e soprattutto, forse direi, a livelli un po' più amatoriali. Che ne dici? Assolutamente sì, assolutamente sì. Spesso tutto quello che hai detto è vero, si arriva in campo, addirittura a volte ti dicono vabbè, ma dobbiamo stare a metà campo, andiamo direttamente a fondo campo, no? Cioè, sembra che c'è fretta per iniziare la partita. Mi Però viene in se mente, prendiamo... scusa, non so se tu frequenti tornei fit e quant'altro, ti dicono, oh ragazzi, entrate in campo 5 minuti e poi dovete Esatto. iniziare subito la partita. Cioè, cazzo, fatti riscaldare. Esattamente, esattamente. Però pensiamo a questa cosa, dunque noi tecnicamente, tatticamente prendiamo spunto dai professionisti, per cui quante volte guardiamo i video, i nostri maestri ci dicono allora Federer fa così, Djokovic fa così, Nadal fa così, vedi l'apertura. Ecco, dovremmo imparare a fare attenzione anche a quello che succede fuori dal campo, quindi non esiste un tennista professionista che non esegua un warm-up o riscaldamento prima di una gara, anzi addirittura loro fanno il pre-warm-up, il warm-up, insomma è ancora più complicato. Perché poi non Questa è che cosa... entrano, noi li vediamo, entrano in campo e iniziano subito a scambiare da fondo, però magari un'ora prima sono dentro la palestra che stanno usando tapis roulant e chissà Certo, cos'altro. assolutamente così, assolutamente così. E guarda, io ho avuto la fortuna di vedere Sharapova vabbè, in una certa circostanza e ho proprio constatato che lei non solo faceva il riscaldamento pre-allenamento, ma faceva anche tutta la parte di defaticamento dopo. E dicevamo spesso l'amatore, soprattutto che ha un po' meno diciamo, la cultura di fare un buon warm-up o riscaldamento, pensa che sia inutile, dannoso, che no, perdo energie e poi devo giocare con questo pallettaro qua che mi batte sempre, oggi devo essere in forma, no? E invece no, perché si vanno a fare dei cambiamenti sia fisiologici, cioè un aumento della temperatura corporea, un aumento della circolazione del liquido sinoviale, che è il liquido che c'è all'interno delle articolazioni, ma anche cambiamenti proprio neuromuscolari, cioè velocizziamo la trasmissione degli impulsi elettrici, quindi siamo più reattivi. Quindi fare un buon riscaldamento sicuramente ci aiuta. Il riscaldamento non possiamo dire che ci preserva da infortuni, perché questa cosa non si può mai dire, però quantomeno andiamo a ridurre il rischio di infortuni, quindi va assolutamente fatta. E cosa consiglia il medico, l'esperto, insomma, dalla tua posizione, dal tuo punto di vista, cosa dovremmo fare noi agonisti e i barra amatori, insomma, come ci prepariamo? Okay. Ma allora, diciamo, ci sono delle regole per fare un buon riscaldamento. Innanzitutto bisogna essere progressivi, quindi non bisogna entrare in campo e fare, so, 2 giri di campo correndo al massimo della nostra potenza, perché comunque anche il corpo ha bisogno di riscaldarsi in maniera progressiva. E poi dobbiamo cercare di essere selettivi e andare a riscaldare, cioè da una parte selettivi perché andiamo a riscaldare i muscoli e le catene muscolari che poi utilizziamo nel nostro sport, in questo caso nel tennis, sicuramente il cingolo scapolare, ma tutto l'arto superiore, gomito, polso, cervicale,
lombare, pensiamo al servizio in kick, queste cose qua, e gli arti inferiori. Quindi dobbiamo essere progressivi e andare a scaldare un pochino tutte le parti del nostro corpo. Questo perché? Perché si è visto che se andiamo ad aumentare la temperatura, un buon riscaldamento fa aumentare di circa 2 o 3 gradi proprio la temperatura dei nostri muscoli. I muscoli diventano più potenti, cioè il muscolo più è caldo, più diventa potente. Più un'articolazione si muove, maggiore sarà il range di movimento, quindi riusciremo a arrivare, insomma, allo strettino di dritto, riusciamo ad arrivare stile Nolin spaccata, magari a prenderlo senza farci male. Magari. Magari. Esatto, e quindi articolazioni sicuramente diventeranno più mobili e un riscaldamento fa aumentare il liquido sinoviale, appunto, che è il liquido che c'è all'interno dell'articolazione. E poi andiamo a velocizzare appunto tutta la trasmissione neuromuscolare. Qui ci sono molti benefici nel fare un buon riscaldamento. Quando mi capita di far fare riscaldamento, per esempio negli stage nei quali frequento, i maestri poi mi dicono: cavolo, siamo riusciti a fare nei primi minuti già quello che solitamente facevamo dopo un quarto d'ora o 20 minuti, perché appunto l'atleta arriva in campo già pronto. Senti, mi hai parlato in pre-registrazione di alcuni falsi miti. Ne Sì. vuoi raccontare qualcuno? Allora, uno dei falsi miti maggiori è, ho fatto stretching statico, cioè vedi i tennisti prima di entrare in campo che magari fanno questo con la spalla, tirano indietro, poi allungano il braccio, che La coscia, insomma. Esatto, quadricipite, quindi porta il tallone verso il sedere, eccetera, eccetera. Si è visto, non lo dico io, ovviamente sono studi scientifici, è che lo stretching statico prima di un'attività fisica sostanzialmente non porta benefici durante l'attività fisica. Anzi, rischiamo, cioè noi stiamo andando ad allungare un muscolo che poi in realtà in uno sport esplosivo come il tennis invece deve essere pronto, reattivo, caldo, carico. Per cui lo stretching statico prima della partita, secondo me è assolutamente, cioè non secondo me, secondo gli studi scientifici è controindicato. Un altro falso mito, spesso i miei pazienti o comunque gli atleti che tratto mi dicono: esatto, la corsa. No, ma io corro, guarda, faccio sempre 4-5 giri di corsa lenta del campo, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Anche io, ecco, diciamo che rientro in entrambe le casistiche, perché sai, un po' di stretching, la corsetta, oggi ho fatto 10 giri di campo prima di giocare. Ci può stare, però dopo magari vediamo, avevo preparato qualche slide, vediamo come, e diciamo che esistono delle fibre rosse che sono quelle diciamo più lente, fibre muscolari sto parlando, e fibre bianche che sono quelle un po' più esplosive. Il tennis è uno sport dove noi facciamo brevi scatti ripetuti nel tempo, ma sono tutti sforzi di massima intensità e di breve tempo. Per cui se noi facciamo una corsa molto lenta e molto blanda, andiamo sostanzialmente a preparare maggiormente le fibre rosse, che però sono quelle che ci servono meno. A meno che non dobbiamo giocare 4 ore di partita stile slam, ma credo che purtroppo nessuno di noi abbia questa fortuna. Per cui è meglio fare altri tipi di cose. Ce le vuoi raccontare? Sì, allora, magari vogliamo mettere nelle slide così siamo più, sì, anche chi ci ascolta, un supporto visivo. Abbiamo il supporto visivo che Davide ci ha gentilmente messo a disposizione. Ricordo, Davide, se vuoi già dire del tuo canale, perché in realtà tu tratti questi argomenti in maniera abbastanza frequente, hai un canale YouTube dove fai vedere insomma quello che fai a livello di osteopatia, ma anche a livello di applicazione proprio nel tennis, no? Sì, diciamo che, guarda, giusto quest'anno mi sono dato un po' l'impegno di mettere qualche video in più, non solo, io sono un osteopata che non tratta solo tennisti, anche se prevalentemente mi occupo di loro, per cui sul canale chi ha voglia di guardarlo può trovare sia dei video di osteopatia, diciamo in generale, quindi le varie distretti cervicale, lombare, con degli esercizi, diciamo, più generici, e poi ci sono dei video proprio dedicati al tennis. Oltre al canale YouTube c'è poi un profilo Instagram e la pagina Facebook, per cui chi mi vuole seguire, tutti i link li mettiamo in descrizione. Allora, torniamo alle slide. Vai pure avanti. Allora, inizialmente avevo messo appunto i benefici, quindi come dicevamo prima, benefici muscolari, maggior calore, maggior potenza, poi abbiamo dei benefici articolari, un maggior range di movimento, quindi maggior range articolare, e poi abbiamo dei benefici neuromuscolari, quindi maggior rapidità di attivazione.
E non da ultimo, ovviamente c'è una riduzione del rischio di infortuni, dove appunto bisogna parlare di riduzione perché escludere un infortunio al 100% è impossibile. Sì. Ho messo poi nelle slide successive alcuni esempi. Questi sono dei brevi screenshot di un video che poi chi vuole può vedere in maniera integrale sul canale, dove per esempio corsetta va fatta o non va fatta? Dicevamo sì, non troppo lenta ma bella progressiva, riscaldandoci pian pianino, e facciamo, cioè l'idea del riscaldamento è quello di andare a riscaldare dei gruppi muscolari che poi noi utilizziamo. Quindi per esempio va benissimo la corsa frontale, però se facciamo anche una corsa laterale ci prepariamo per gli spostamenti laterali. Se facciamo degli skip o una corsa calciata andiamo a riscaldare tutte delle catene muscolari che poi appunto utilizziamo durante la nostra pratica. Quindi si può iniziare facendo qualche giro di campo, abbiamo detto non troppo lentamente, non per troppo tempo, in maniera progressiva, dove facciamo corsa laterale, skip, corsa calciata, corsa normale, utilizzando i 4 lati del campo, e già così insomma partiamo bene. Abbiamo toccato, diciamo, varie parti del corpo al fine di prepararli al meglio, insomma, quelli che saranno i movimenti che faremo durante il gioco. Sto capendo bene? Esattamente. Per esempio nella corsa io consiglio sempre, non so, drop shot, quindi scatto in avanti. Quando facciamo la corsetta possiamo fare una progressione, ognuno alla propria velocità, al proprio standard, però da 0 a 100 facciamo una prima progressione 0,40, poi ne facciamo una 0,60 e poi ne facciamo una 0,100, in modo tale che ci scaldiamo anche in questo senso qui. Se il primo 15 l'avversario... 0,40 metri? No, intendo in percentuale di potenza. Di cioè, esatto, cioè non vado subito a fare uno scatto alla mia massima potenza, faccio il 30%, 40% della mia potenza, poi lo faccio al 60%, poi lo faccio al 100%, quindi vado progressivamente ad arrivare al mio massimale, in modo tale che se nel primo 15 l'avversario mi gioca un drop shot, io devo scattare in avanti e non faccio uno scatto in avanti a freddo. Vai pure giù con le slide. Ecco, un'articolazione che spesso ci si dimentica è la caviglia. È chiaro che l'infortunio maggiore nel tennis è un infortunio, cioè la distorsione tibiotarsica, la distorsione di caviglia, poco prevedibile. Pensiamo a Zverev nella semifinale Roland Garros, ok? Esatto, sì. Sinner poi a Sofia, eccetera, eccetera. È difficile da prevenire, si può lavorare con la tavoletta propriocettiva, però insomma è un infortunio acuto, quando succede. Però la caviglia è molto importante nei vari spostamenti. Sappiamo che nel tennis abbiamo spostamenti in lateralità o in avanzamento, per cui scaldare un pochino la caviglia, nel video si vede un pochino meglio come rispetto allo screenshot, è sicuramente importante. Io di solito lo faccio fare agli atleti. I movimenti di rotazione, diciamo, del piede che fanno ruotare la caviglia, insomma. Esattamente. Io di solito utilizzo dopo la corsa, quando c'è un minuto, 2 minuti per riprendere un attimino fiato, mentre loro camminano, gli faccio fare questi movimenti, diciamo, della caviglia. Andando magari verso la rete, appunto nel video si vede Niccolò, che tra l'altro è il tuo protagonista del video, è anche un buon giocatore, da quello che ho capito. Decisamente sì, lui ha 16 anni, è un 2-4, insomma. La palla la fa girare. La palla la fa girare. C'è un pezzettino carino nel video, perché poi alla fine, vabbè, ho avuto il piacere di palleggiare con lui, che ovviamente mi faceva palleggiare. Lui a un certo punto tira un dritto abbastanza spinto, per me, per lui probabilmente no, e sorride perché, come per dire, tanto non ci arrivi, no? Invece, vabbè, poi guardate il video e vedete come va a finire. No, Niccolò poi è una bravissima persona. Niccolò, proprio, guarda, gli auguro il meglio nella sua carriera. Poi appunto si può andare a rete e scaldare l'anca. L'anca è il tramite tra gli arti inferiori e il busto. I maestri mi insegnano che nella buona esecuzione di un colpo la spinta deve sempre partire dal basso, dalle gambe. Ecco che l'anca diventa quindi il tramite tra le gambe, gli arti inferiori e la parte superiore. Poi possiamo parlare di anticipo d'anca, ma queste cose qua è meglio che ne parlino i maestri. Per cui l'anca è fondamentale, quindi fare degli slanci a rete sia in lateralità sia slanci frontali ci aiuta sicuramente a scaldare anche questa articolazione. Non da ultimo, sull'anca, quindi proprio sulla testa del femore, si vanno a inserire tutti gli extra e gli intrarotatori di anca, per cui
anche lì è importante scaldarsi bene. Ma è considerato insomma che il tennis è un gioco torsionale dove comunque ti devi girare, devi fare delle torsioni praticamente su ogni colpo, a maggior ragione in un tennis che abbandona sempre di più la close stance e si muove sull'open stance, dove la torsione è ancora più forzata, no? Perché comunque non sei in appoggio col sinistro se sei destro per fare un dritto, per esempio, ma magari sei proprio frontale alla rete, ti devi girare, cavolo, lì, correggimi se sbaglio, hai bisogno di un grande sostegno, no? No, allora, che uno giochi in neutral, in open o addirittura in closed stance, comunque la rotazione la dobbiamo dare. Pensiamola così, cioè se noi dobbiamo trasferire energia alla pallina, perché mi arriva una pallina che ha già un'energia, ma io per rimandarla dall'altra parte devo rendere ulteriore energia e quindi la devo caricare questa energia. Che io sia frontale, che io sia in neutral, che io sia in closed stance, comunque devo ruotare, se sono in open, quindi frontale alla rete, però il bacino rimarrà, diciamo, frontale, ma io comunque mi devo ruotare per dare un'energia. Per cui la rotazione c'è sempre, anche nel servizio, e quindi è fondamentale allenare tutte le strutture che ci aiutano appunto a ruotare. Anche perché non dimentichiamoci che uno dei movimenti che il disco soffre di più è la rotazione. Per cui più ci scaldiamo, più ci prepariamo, meglio giochiamo e meno infortuni abbiamo. Il disco intendiamo la colonna... Sì, scusa, il disco intervertebrale, scusa. Ok, per parlare insomma per comuni mortali. Va bene. Allora invece la prossima slide passa a un argomento molto sentito per quanto riguarda, perché sono mesi che sto combattendo con tendinopatia sulla spalla sostanzialmente, ed è proprio il servizio che ti confermo essere il colpo che più mi mette in difficoltà, perché ormai ho quasi recuperato, vado a giocare, se palleggio e basta, o gioco con i colpi bassi, non ho mai problemi. Faccio partita, dopo qualche game già inizio a sentirmi bello infiammato, insomma. Sì, esattamente, perché il servizio è in assoluto il colpo che va a servizio smash, ma diciamo servizio è quello che smash in una partita quanti se ne fanno, insomma. Quindi il servizio è sicuramente uno dei colpi, anzi è il colpo che va a stressare di più la spalla. Chi ci sta ascoltando, per capire questa cosa basta fare una cosa facilissima: prendete un qualsiasi tennista che sta servendo, lo mettete in slow motion e nella fase finale del caricamento, quando l'arto è in massima abduzione, extrarotazione ed estensione, cioè per intenderci la punta della racchetta sta guardando verso il basso, guardate la spalla, cioè in quel momento lì la spalla è in una posizione che sicuramente stressa appunto l'articolazione, perché la testa dell'omero tende ad andare in avanti, si va a stirare la capsula, insomma succedono un po' di cose proprio a livello anatomico. Da lì poi c'è un'accelerazione improvvisa e la spalla passa da un'extrarotazione a un'intrarotazione, per cui sicuramente un movimento che va a stressare l'articolazione. Quindi stiamo parlando di quando io porto indietro, diciamo, la racchetta, la spalla perciò, come posso dire, sta puntando verso dietro e poi improvvisamente va sull'avanti. Esattamente. In accelerazione. Esattamente quello. Allora, qui ho fatto, secondo me, ci sono secondo me due cose importanti. La prima è una buona tecnica, e qui io alzo le mani e bisogna andare dal maestro, perché chiediamoci, tanti tennisti amatoriali escono un attimo dalla spalla, arrivano con l'epicondilite, e io dico, ma quanti tennisti famosi conosciamo che hanno avuto l'epicondilite? Zero. Pochi. Djokovic ha avuto un problema al gomito anni fa, ma non era un'altra cosa. Pochi perché? Perché hanno una buona tecnica, hanno una tecnica perfetta, e quindi vanno a sviluppare una catena cinetica corretta, e quindi non vanno a sovraccaricare l'articolazione. Non giocano di braccio, giocano con tutto il corpo, scaricano dalle gambe in su. Esattamente. Nel servizio è un po' la stessa cosa, per cui se tu fossi il mio paziente, io ti direi, ok Michele, io ti tratto, cerco di toglierti il dolore, cioè ci diamo due obiettivi. L'obiettivo a breve termine è quello di cercare di toglierti il dolore per far sì che tu riesca a giocare e a migliorare eventualmente quelle cose tecniche che dovrai vedere col maestro, che poi ti permetteranno sul lungo termine di non avere nuovamente dolore. E questa cosa è fondamentale. Spesso io ai pazienti gli dico, anziché dare a me i soldi di questa seduta, cioè tieniteli, fai una lezione col maestro, perché devi capire con lui qual è il problema tecnico. Questa cosa è importante, altrimenti il paziente, se non capisce qual è il problema tecnico, l'osteopata lo tratta 1, 10, 100 volte. Io 100 volte non ci arrivo, però
lo tratta tante volte e poi alla fine rimaniamo con pochi risultati perché abbiamo trattato un sintomo ma non la causa e quindi siamo fallimentari. E allora come la riscaldiamo questa spalla? Ma allora, nel video si vede molto bene Nicolò, la scalda in diversi modi, possiamo fare delle rotazioni interne, esterne di spalla, possiamo fare abduzione e abduzione, la classica corsetta, poi nel video si vede in cui mimiamo un po' il movimento stile nuotata, ecco. Sì. E già così comunque andiamo a riscaldarla, ad aumentare il liquido sinoviale che circola all'interno dell'articolazione e facciamo Delle un buon lavoro. rotazioni delle spalle sostanzialmente in questo Rotazione, modo. esattamente, oppure anche proprio col braccio disteso, come si vede nelle foto. Oppure ecco, lui in questa foto centrale tiene fermo un braccio, E fa alterna... ruotare l'altro, come se nuotasse a stile libero, per intenderci, senza girare la testa ovviamente, ma Chiaro. il concetto è un po' quello lì. Poi man mano che andiamo ad aumentare la progressione, perché abbiamo detto che un buono stretching, ecco qua volevo arrivare, un buono stretching deve essere progressivo, possiamo poi a un certo punto anche andare a prendere in mano la racchetta. Io qui a Nicolò stavo facendo fare dei balzi per allenare un po' la propriocettività e la stabilità e poi andiamo proprio a mimare con la racchetta in mano il gesto tecnico, quindi vabbè, lui è un 2-4, un movimento di braccio che è veloce 3 volte il mio e andando a mimare il gesto tecnico del dritto e del rovescio sto lavorando ancora ovviamente la spalla dopo averla scaldata e vado a utilizzare proprio tutte le catene muscolari che mi servono per fare i colpi. E questo lui lo mima sul dritto, si può fare anche sul rovescio? Assolutamente sì. Io di solito utilizzo, come si vede nelle foto, le righe del corridoio, faccio fare proprio un balzo al tennista in modo tale che si fermi in appoggio monopodalico, cioè su un piede per intenderci, quindi allena anche la stabilità, la propriocettività, mima il colpo alla sua velocità, poi salta sull'altra riga e mima l'altro colpo. Però questo è uno dei 1000 esercizi che si possono fare, ovviamente. Chiaro. Quindi per sintetizzare, se noi dovessimo dare delle regole, tra virgolette, per crearsi una buona abitudine, anziché arrivare 2 minuti prima della partita o dell'allenamento, proviamo a dare, come dire, una scheda anche a livello di, che ne so, arriva X minuti prima, concentrati su questi aspetti. Ecco, il tuo consiglio quale sarebbe? Chiaramente mettere in pratica questo che abbiamo visto, però concretamente come farlo, come organizzarsi? Diciamo che se parliamo di un buon riscaldamento, un 15-20 minuti sono indispensabili. Poi io cerco sempre di essere pratico, perché giustamente come dicevi tu prima, io ho 3 figli, famiglia, spesso arrivo anch'io all'ultimo momento, quindi non è che se non ho 15-20 minuti, allora vabbè, non mi scaldo, pertanto l'osteopata ha detto che ho 15-20 minuti o niente, cioè va comunque fatto. Poi per farlo bene diciamo che 15-20 minuti ci vogliono. Adesso poi tra l'altro è inverno qua da noi, ma penso anche da te c'è il problema del riscaldamento che è alle stelle, i campi che lo tengono bassissimo, alcuni addirittura non chiudono, quindi diventa ancora più fondamentale riscaldarsi. Teniamo su magari la nostra felpa all'inizio in modo tale che il corpo si riscaldi lentamente, poi man mano andiamo a spogliarci per rimanere in maglietta e pantaloncini. Se il campo l'ora prima è libero, lo possiamo fare in campo. Se il campo l'ora prima è occupato, lo possiamo tranquillamente fare all'esterno se ben coperti e facciamo un po' tutte queste cose. Arriviamo in ritardo, ok, faremo minor tempo, ma comunque scaldate tutte le articolazioni. Correre e basta non è sufficiente. Per cui come vedi gli elastici? Gli elastici vanno bene. Io, ecco, bravo, nel video io volutamente, ma lo dico, ho cercato di fare un riscaldamento, quindi un warm up senza l'utilizzo di palla ortopedica, elastici, scaletta, perché altrimenti poi il tennista... Qualcosa di base che può fare chiunque anche senza attrezzatura. Bravissimo, perché altrimenti poi uno vede l'esercizio e dice sì vabbè, ma io l'elastico non ce l'ho, la scaletta non ce l'ho, cioè vado a giocare la partita nel torneo, mi porto la scaletta, la palla medica, ok, quindi si può fare anche a corpo libero e va benissimo. Poi ovviamente scaletta, elastici, palla ortopedica vanno benissimo, con l'elastico possiamo allenare intra-extra rotatori di spalla, possiamo fare un sacco di lavori, quindi assolutamente vanno bene. La cosa importante secondo me è, che i miei pazienti lo sanno, gli rompo le scatole su questa cosa, è mettere la testa in quello che stiamo facendo, cioè se mi sto riscaldando io devo fare attenzione a che strutture sto muovendo e non dobbiamo mai andare sul dolore. Se io sto facendo un riscaldamento, un esercizio, qualsiasi cosa e il mio corpo mi manda un segnale di fastidio,
lo devo ascoltare e rispettare e riferire eventualmente al sanitario di riferimento, al preparatore atletico, le figure che abbiamo. Se facciamo così non avremo mai problemi, dove mai, tra virgolette, per quello che abbiamo detto prima. Senti, per portarci in conclusione, una cosa che oggi non rientrava nell'argomento fondamentale del video, ma che possiamo magari approfondire in altra sede, sul tuo canale magari hai già avuto modo di approfondirlo, è anche il defaticamento, che è un po' una prosecuzione, no? Quindi ci siamo riscaldati, abbiamo giocato, ma abbiamo anche vinto la nostra bella partita. Sharapov ha parlato del suo defaticamento. In un 30 secondi, secondo te, cosa possiamo fare, cosa possiamo portarci a casa per defaticare, insomma, il nostro corpo? Allora, lì dipende anche un po' dalle abitudini, nel senso che se abbiamo fatto una partita molto lunga e siamo stanchi... Lo stretching statico può aiutare? No, io pensavo di più proprio a stare, cioè nel senso, esatto, allora se non siamo abituati a fare questa cosa e giochiamo una partita fit dove facciamo 6-7, 7-6, 7-6 al terzo e il giorno dopo siamo cotti, vabbè, è un esempio, ok, il riposo può anche voler dire riposo, cioè quindi non gioco il giorno successivo e faccio altri tipi di, appunto, magari stretching o mi riposo. Sharapova, per esempio, quando io ho avuto il piacere di incontrarla, mentre trattavo, lei finiva di allenarsi e si metteva esattamente davanti a me sul tapis roulant e faceva una corsa defaticante. Allora lì sì che può aver senso. Ok, lenta, blanda, vado a fare un buon defaticamento. Poi vabbè, ci sono 1000 consigli anche da un punto di vista nutrizionale, per cui bere tanto, cercare di mantenere tutte le strutture ben idratate, insomma, la salute in generale è un discorso un po' più complesso. Però diciamo il defaticamento, una corsetta il giorno dopo e non andare a giocare un'altra partita di 3 ore il giorno dopo, se non siamo abituati, già sono due cose banali ma funzionali. Poi se sei in torneo però ti mettono che devi giocare, sti cazzi, devi andare a fare la tua partitaccia. Sì, sì. Beh, tipo il rodeo, non so se, cioè, quando non so, vinci una partita che tra mezz'ora e l'altra, e lì, vabbè, meno male che ho l'altra partita, vuol dire che ho vinto, insomma. Infatti, Quindi... punti fit a metà, mi sembra, nel rodeo. E tra l'altro Esatto. sono set più corti, però non sono Hai full set. hai quattro Quindi, game, sì, sì, sì. quindi bene o male, dai, te la cavi così. Va bene, allora io direi così, qua sotto nei commenti se vi è piaciuto quello che abbiamo trattato diteci se avete insomma spunti, consigli, domande che poi Davide potrà approfondire perché mi sembra la persona più adatta per trattarle, diciamo, queste dinamiche. L'invito è di seguire il canale di Davide, metteremo appunto il link qua sotto nei commenti. Tu Davide, chiaramente non sei solo, ti chiamo uno youtuber, non fai quello diciamo di professione, fai l'osteopata di professione. Se volessero andare ad incontrarti, sei aperto a trattamenti diciamo dei... È il mio lavoro, assolutamente. Dove ti Sono trovi? sono un po' lontano da te. Io ho uno studio a Lissone, che è in provincia di Monza e Brianza, e poi uno a Parabiago e uno a Busto Garolfo. Però mi è fatto venire un'idea, nel senso che collaboro anche con un'associazione che si chiama Sport Fun Factory, che organizza degli stage di qualche giorno, addirittura settimane intere, di vacanze tennis, che sono molto ben organizzate, per cui chi ha famiglia e figli come me, la moglie e i bambini si divertono e noi giochiamo a tennis. E in quelle situazioni lì io spesso sono presente come osteopata, per cui cercate anche loro perché fanno veramente delle belle cose. E li possiamo trovare sui social e quant'altro. Su Instagram, sì, tra l'altro a breve metteranno tutte le date dei nuovi stage, diciamo, dell'anno prossimo. Io sarò con loro a breve perché il 5 partiamo per Fuerteventura, per cui quello è un altro... sì, devo dire che è un bel modo per unire la passione alla professione. Però, beato te, potete seguirci, quindi venite anche voi che ci divertiamo tutti insieme. Va bene, grazie mille Davide, è stato un piacere approfondire questi argomenti. Grazie a te Michele per l'invito e in bocca al lupo anche per il tuo canale e tutto quanto. Grazie. Ciao a tutti, a presto. Alla prossima, ciao ciao.